Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Probabilmente l'avrei lasciata andare e avrei continuato la mia vita senza di lei, ma è stato il suo sorrisetto a farlo. Mi ha costretto a intervenire con quel sorrisetto e che lei lo vedesse o no, il loro totale disprezzo mi ha lacerato l'anima. Era ovvio che Rebecca, mia moglie da 6 anni, non sarebbe stata mia moglie ancora per molto. Una parte del problema nel nostro matrimonio era che avevo lavorato troppo duramente negli ultimi 6 mesi. Ero in lizza per una grande promozione che avrebbe comportato un notevole aumento di stipendio, il che significava che Rebecca avrebbe potuto lasciare il suo lavoro e avremmo potuto iniziare a formare una famiglia. Un altro problema era che Rebecca è una donna bellissima, una di quelle bellezze mozzafiato che non ha mai imparato a essere cattiva. Quando gli uomini flirtano con lei, lei non flirta apertamente in risposta, ma ha un sorriso meraviglioso che invia il messaggio sbagliato. Poiché Rebecca assomiglia molto a Scarlett Johansson, solo più alta, gli uomini naturalmente gravitano verso di lei. Avevo i miei sospetti da un po' di tempo, lavorava troppo spesso fino a tardi e c'erano più viaggi fuori città, ma il sorriso beffardo sul suo volto alla festa aziendale di fine anno è stata la prova definitiva. Quasi dovetti forzarla a invitarmi a questa festa e ora capivo perché. Il rispetto è molto importante nella mia famiglia. Mi chiamo Brian Simonelli, per inciso. Se mi concedete qualche minuto, vi darò solo un esempio. Alle superiori ero il campione di baseball della squadra della scuola. Era all'inizio della stagione e stavamo affrontando la squadra che aveva maggiori possibilità di impedirci di vincere il campionato. Il lanciatore avversario lanciò una palla veloce diretta alla mia testa. La palla mancò il mio viso, ma mi colpì il casco. Mi alzai e iniziai a correre verso la prima base. Poi caricai il monte di lancio e sorpresi quel ragazzo. Invece di limitarmi a picchiarlo con le mani, come nella maggior parte delle risse nel baseball, lo colpii con un pugno diretto al naso, rompendolo e facendo zampillare sangue sulla sua bella uniforme bianca. Dopo ciò scoppiò il caos. Fui sospeso in attesa di un'udienza per decidere se sarei stato bandito permanentemente. L'allenatore era abbastanza disgustato da me, ma mio padre era d'accordo con me quando mi portò a casa. Vidi cosa quel ragazzo ti ha fatto e detto: non puoi permettere che questi clown ti manchino di rispetto. Anche se l'approvazione dell'allenatore mi preoccupava, lui era stato il mio allenatore per gli ultimi 3 anni e desideravo il suo rispetto. Quando mi presentai nel suo ufficio il giorno successivo, mi diede una lezione che non dimenticherò mai. Ora, perché ti preoccupi di cosa dice qualche idiota? Sai dove sono cresciuto? Giù per lo stato nella 75esima, dove qualche membro di gang cercava sempre di provocarmi. Ero fortunato che né mia madre né mio padre tollerassero alcun combattimento. Questo mi mantenne sulla retta via verso il college e fuori dal ghetto. Ora vivo dove voglio, facendo un lavoro che amo, e quei stupidi membri di gang sono morti, in prigione, o vivono in una stanza con un ago nel braccio. Quindi ecco la cosa. Se potrai giocare di nuovo per me, non ci saranno più combattimenti, qualunque sia la circostanza. Alla fine scontai una sospensione di 3 partite. Qualcuno mi proteggeva, perché all'udienza si presentò Ron Meller, il ricevitore avversario. Sembra che fosse disgustato dal modo in cui il suo allenatore stava cercando di vincere. L'allenatore aveva ordinato al lanciatore di lanciare quella palla veloce con l'intento di farmi bandire permanentemente. Ron non voleva vincere il titolo in quel modo e mi salvò il culo. Ron finì per essere il ricevitore nella mia squadra del college e infine il testimone al mio matrimonio con Rebecca. Ritornando al presente, avrei potuto gestirla se Rebecca avesse mostrato un po' di rispetto e avesse semplicemente detto che era finita e che me ne sarei andato. Sono stato lasciato prima, certo non da quando ero al college, e non da una donna che si era presentata davanti a 100 dei nostri amici e familiari giurando di amarmi per sempre, ma avrei potuto gestirlo, credetemi.
Dato che Rebecca ha avuto la sua strada apparentemente agganciandosi al suo collega Kurt Harris e tornando a casa per darmi quei pochi secondi del "mi sono ritrovata", mi sentivo come uno di quei personaggi dei cartoni animati, con il mio allenatore su una spalla che mi sussurrava nell'orecchio sinistro di prendere la strada più alta e andarmene, e mio padre sull'altra spalla che urlava nell'orecchio destro di schiacciarli entrambi. Figlio. Non ci volle molto tempo né trucchi da spia segreta per ottenere le prove concrete di cui avevo bisogno. Il lunedì mattina dopo la festa aziendale presi un giorno di ferie e assunsi un avvocato divorzista e ingaggiai un detective privato. La prima notte che Rebecca tornò a casa tardi dicendo che stava lavorando fino a tardi, chiamai il detective ex poliziotto che la seguì fino alla casa di città di quell'imbecille. Non ci sono foto di loro che fanno l'amore, ma sono sicuro che non abbiano passato 2 ore nel suo appartamento a analizzare fogli di calcolo. Tutto era pronto per la prossima visita di Rebecca a casa sua. Venerdì sera mi chiamò per farmi sapere che lei e un paio di colleghe stavano bevendo qualcosa e che non mi preoccupassi, Brian. È da un po' che non passo una serata tra ragazze. Un'ora dopo la sua chiamata, guidai fino all'indirizzo che il detective mi aveva dato e lì c'era la macchina di Rebecca parcheggiata nel vialetto. Bussai alla porta e fui sorpreso quando lui rispose alla porta indossando un accappatoio con quel sorrisetto da imbecille. Non farti venire idee strane, Brian, sono cintura nera di karate. Non sono qui per iniziare nulla, Kurt. Lei è tua ora. E l'ultima cosa di cui ho bisogno è una moglie bugiarda e che tradisce. Dì a Rebecca di venire alla porta così posso consegnarle questi documenti. Gli mostrai la busta marrone. Gridai. Rebecca, scendi, non c'è bisogno di nasconderti. Rebecca scese le scale indossando un accappatoio che corrispondeva a quello di Kurt. Quasi sorrisi. Rebecca, ecco i documenti per il divorzio. Prenditi un avvocato e fallo contattare il mio per concordare l'accordo. Non tornare a casa stasera o prima di domani sera. Per allora avrò portato via le mie cose dal nostro appartamento e potrai tornare. Rebecca prese la busta come se fosse radioattiva. Brian, i miei genitori e la famiglia di mio fratello dovevano venire a pranzo domani. Cosa dovrei dire loro se non ci sono? Non è un problema, Rebecca. Prima di venire qui ho inviato un'email a tuo fratello e già lì ho dato questo indirizzo. Gli ho detto che tu e Kurt ospiterete la tua famiglia qui invece che nel nostro appartamento. Suppongo che riceverà il messaggio in tempo, altrimenti li informerò del cambio di sede quando arriveranno domani. Ciao. Guardai Rebecca mentre iniziava a piangere, ma poi lo vidi sulla sua mano sinistra e quasi persi la calma. Rebecca, non hai nemmeno avuto la decenza di toglierti l'anello di nozze di mia nonna quando hai fatto l'amore con quel bastardo. Dammi l'anello ora. L'anello che ti ho dato è nella busta con i documenti per il divorzio. Rebecca crollò completamente, ma riuscì a togliere l'anello dal dito. Me ne andai senza dire un'altra parola. Non ero completamente sorpreso quando il campanello suonò sabato mattina alle 11. Forse suo fratello non aveva ricevuto la mia email in tempo. Questo sarà imbarazzante, pensai, mentre guardavo dalla finestra e vedevo la famiglia di Rebecca sul portico. Non avevo idea di quanto sarebbe stato imbarazzante finché non aprii la porta. Brian, ci dispiace, ho ricevuto la tua email e ho parlato con Rebecca. Possiamo entrare e parlare? Per l'ora successiva, suo fratello, sua madre e suo padre fecero del loro meglio per convincermi a lasciare tornare Rebecca a casa e annullare il divorzio. Sembra che Rebecca sia andata a casa di suo fratello dopo che l'ho lasciata da Kurt e abbia confessato tutto e chiesto il loro aiuto. Rebecca sapeva che amavo sua madre e suo padre, soprattutto da quando i miei si erano trasferiti nello Stato del Sole dopo il pensionamento di mio padre. Tutti e tre parlarono di consulenza, perdono, pietà e cecè. Trascorsi l'ora successiva cercando di convincerli che non sarebbe successo. Nessuno era felice, non c'erano sorrisi quando se ne andarono. Ci volle tutta la mia forza di volontà per non abbracciare mia suocera quando uscì sul portico. Stava piangendo e volevo dirle che andava tutto bene, ma non lo era e non le diedi quell'abbraccio. Abbiamo fatto il solito giro nei mesi successivi fino a quando il divorzio non è stato definitivo. Lei voleva parlare, io no. Il suo avvocato chiese la consulenza, il mio disse che sarebbe stata una perdita di tempo e denaro. Il matrimonio era irrimediabilmente rotto per l'infedeltà di mia moglie.
La settimana prima del divorzio fui invitato a cena a casa di Ron. Sapeva più dei dettagli schifosi del perché io e Rebecca ci siamo lasciati di quanto ne sapessi io, perché sua moglie Gerald e Rebecca parlavano ancora occasionalmente. Ero seduto in cucina a guardare sua moglie, Jelly, cucinare la cena. Jelly, così la chiamiamo tutti, era incinta di 7 mesi e splendeva. Ron mi vide fissare la sua pancia e capì a cosa stavo pensando. «Brian, andiamo fuori sul portico a chiacchierare, ti raggiungo là fuori, la mia birra è finita». Mi diressi verso il frigorifero e, mentre uscivo, passai il braccio intorno alla vita di Jelly. «Ti adora, Jelly, non tradirlo mai». «Perché dovrei fare una cosa del genere, Brian? Amo quell'uomo e presto avremo un bambino. Non sono pazza». È quello che avrei detto di Rebecca un anno fa. Guardaci ora, a 6 giorni dal divorzio. Rebecca è diventata stupida, Brian. Non sono così stupida. Ron non proverà a farmi cambiare idea, vero? Vai là fuori e ascolta cosa ha da dire. Ti dirò quello che dico a Rebecca ogni volta che chiama. Sosterrò entrambi in qualsiasi modo posso, tranne che darvi la mia opinione su cosa dovreste fare. Diedi un bacio sulla guancia a Jelly e uscii. Consegnai una delle birre a Ron e aspettai. Brian, Rebecca vuole incontrarti e parlare prima che il divorzio sia definitivo. Mi ha chiamato e mi ha chiesto di chiedertelo. Nessuna sorpresa. Ci ho pensato perché non è la prima volta che lo chiede. Perché dovrei darle la soddisfazione del suo pentimento? Tutto quello che farà è sollevare la sua mente e non glielo darò. Nemmeno io, Brian, ma lascia che ti chieda. Hai delle domande irrisolte a cui lei può rispondere? Se sì, girala a tuo favore. Ottieni le risposte alle tue domande per primo, poi fai quello che vuoi, esci, resta ad ascoltare quello che vuoi. Quello che ha detto aveva senso, quindi non mi ha portato qui per darle un'altra possibilità? No, Brian, voglio solo il meglio per te. Se vuoi andare avanti con il divorzio, sono con te. Incontrai Rebecca la sera prima della nostra udienza in un piccolo caffè. Grazie per avermi incontrato, Brian. Rebecca sembrava sul punto di scoppiare a piangere. Ci volle tutta la mia forza di volontà per non prendere le sue piccole mani tra le mie. Non le diedi l'opportunità di iniziare la discussione. Rebecca, so che hai cose che devi o vuoi dirmi, ma prima ho un paio di domande. Il cameriere scelse quel momento per prendere i nostri ordini di bevande e iniziare a parlare delle specialità dello chef. Lo interruppi educatamente, ordinai una bottiglia di vino e l'insalata dello chef da condividere e chiesi a Eddie, il cameriere, di darci quanta più privacy possibile. Capì. Rebecca, la mia prima domanda è perché? Pensavo che avessimo qualcosa di speciale. Lo avevamo, Brian, ma le ragioni del mio comportamento sono tutti vecchi cliché. Siamo stati insieme ed esclusivi per 7 anni. Sono stata sedotta da un bel ragazzo sul posto di lavoro che mi ha fatto complimenti su tutto. Tu passavi sempre più tempo a pensare o essere al lavoro. Non è giusto, Rebecca. Sai che ho lavorato solo quelle ore per ottenere la promozione. Volevi essere una mamma casalinga ed ero io a cercare di rendere possibile tutto questo. Lo so, Brian, lo sapevo anche allora, ma in quel momento ero una donna egoista che voleva tutto subito. Non posso credere di aver rovinato tutto così male. Eravamo a meno di un anno dall'avere i nostri bambini. Avevo persino dei nomi. Le lacrime le cadevano dagli occhi e resistetti ancora a tenere le sue mani. Ok, mi sono promesso di non chiederlo, ma devo sapere, era così tanto migliore a letto di me? Rebecca mi sorprese. Iniziò a ridere tra le lacrime. No, non reggeva il confronto con il tuo amore. Non preoccuparti, non è mai stato il mio forte. Bene, è una buona cosa, Brian. Rebecca non aveva visto il cameriere avvicinarsi da dietro di lei quando disse questo, e quando lui lasciò il vino, si prese un momento per guardare il mio grembo e sorrise mentre se ne andava. Rebecca diventò rossa come un peperone e ridemmo insieme per la prima volta in 6 mesi. Finimmo le nostre insalate e il vino. Rebecca passò il tempo a cercare di farmi accettare le sue scuse, ma resistetti, dicendole che forse un giorno avrei potuto, ma che era troppo fresco e troppo presto. Quando ci alzammo per andarcene, Rebecca lasciò cadere l'ultima bomba su di me. Questo è un altro motivo per il mio comportamento, Brian.
A volte puoi essere freddo come il ghiaccio. Il nostro matrimonio finirà domani e tu sei come una statua, nessuna lacrima, nessun urlo. Piango ogni notte per addormentarmi. Mi hai davvero amato, Rebecca? Ti ho amato più di quanto tu possa mai sapere, ma prima di tutto, mettiamo in chiaro un paio di cose stasera. Hai menzionato più volte i tuoi atti, chiamiamoli per quello che erano. Mi hai tradito, Rebecca, hai fatto l'amore con un altro uomo quando avresti dovuto essere fedele, lasciando tutti gli altri alle spalle. In secondo luogo, che io vada a casa stasera, mi ubriachi o pianga, è affar mio. C'è una possibilità che dopo il nostro divorzio domani, tu e quell'imbecille possiate diventare una coppia. Lui ha già mostrato cosa pensa di me dormendo con mia moglie, rovinando il mio matrimonio e ridendo di me tutto questo tempo. Se piango ora o ti parlo delle mie notti insonni, sei sicuro di dirglielo un giorno e quel presuntuoso imbecille avrà un'altra risata a mie spese. Non spingermi, Rebecca, non vuoi vedere il demone che si nasconde sotto la superficie. Non andai in tribunale il giorno successivo, il mio avvocato se ne occupò. Era un divorzio moderno senza colpa, con una divisione equa della proprietà. Quel giorno il matrimonio è semplicemente finito. I mesi passarono dal divorzio. Ho usato il tempo per pianificare. Ho ottenuto quella promozione sul lavoro e il grande aumento di stipendio. Ma non avevo nessuno o niente su cui spenderlo. Probabilmente ho passato troppo tempo sul sito web di Literotica dopo che Ron me ne ha parlato una sera davanti a un drink. Ron mi ha parlato della categoria mogli amorevoli e ha detto che c'erano centinaia di storie in cui il marito tradito si vendicava dell'ex e del suo amante. Ho letto le storie prendendo appunti e classificando i miei metodi di vendetta preferiti. Le idee che mi avrebbero fatto finire in prigione erano piuttosto basse, il terrore psicologico era piuttosto alto. Le classifiche sono cambiate dopo che ho avuto la sfortuna di imbattermi in Kurt un pomeriggio. Non lo sapevo al momento, ma dopo il nostro divorzio, Kurt e Rebecca hanno ricominciato a frequentarsi e ora erano fidanzati. Kurt mi ha fatto sapere che lui aveva vinto, io avevo perso. Rebecca era una donna fantastica di cui non ne aveva mai abbastanza e dovevo avere qualcosa che non andava con il mio attrezzo, dato che Rebecca era così facile da portare nel suo sacco mentre eravamo sposati. Ero un codardo, perché mi sono girato e me ne sono andato? Non avevo paura di Mr. Black Belt, ma avevo appena passato 2 anni a sfondarmi il culo per ottenere quella promozione e qualsiasi alterco fisico avrebbe mandato all'aria quella metà della mia vita. Quel ragazzo aveva già rovinato la mia vita amorosa, avrebbe ottenuto la soddisfazione di rovinare anche la mia vita lavorativa? Me ne sono andato. Il mio metodo per la vendetta mi è venuto in mente all'improvviso. È una cosa divertente riguardo alcuni ragazzi, non possono fare a meno di intingere la loro penna nel calamaio dell'azienda. Kurt non era un'eccezione. Rebecca non era la prima donna con cui usciva dalla loro azienda. Un giorno ricevetti una telefonata da Helen Smith, una donna che avevo incontrato a una delle feste aziendali. Voleva incontrarmi per cena, a sue spese. Kurt e Helen stavano diventando seri, pensava, quando improvvisamente lui la trattò come una malattia. Kurt lasciò Helen quando decise di inseguire mia moglie. Le cose si riscaldarono di nuovo tra Kurt e Helen mentre Rebecca combatteva il nostro divorzio, ma si raffreddarono immediatamente quando il divorzio andò in porto e Kurt e Rebecca diventarono una coppia di nuovo. Helen era furiosa e l'inferno non ha furia come una donna disprezzata. Come hai fatto a permettere a Kurt di rubarti la moglie senza fare un fiato? Ero a quella festa aziendale lo scorso dicembre e ho visto come si comportava Kurt. Ero ancora innamorata di Kurt e speravo che tu combattessi per tua moglie. Non hai fatto nulla. Sei senza idee o sei solo un vigliacco? Questo invito a cena era il tentativo di Helen di darmi un po' di spina dorsale. Mi sono seduto, ho preso un sorso del mio Wild Turkey e ho pensato a come avrei risposto alla sua sfida. Helen, mi dispiace, non ti conosco e non so quanto tu possa essere fidata. La fiducia è in quantità limitata al momento, ma posso dirti che non sono un vigliacco e che un giorno ci saranno delle ripercussioni. Hai mai sentito dire che la vendetta è un piatto che va servito freddo? Helen mi guardò. Dannazione, non pensavo fossi siciliano.
Esatto, e se sei davvero interessata a una vendetta, siediti e aspetta un po'. Un giorno ti chiamerò e ti chiederò un favore. Nulla di illegale, ma molto importante. Tornai a casa quella notte e le mie idee cominciarono a cristallizzarsi. Ma potevo fidarmi di Helen a tenere la bocca chiusa? Ho fatto discretamente un'indagine con qualcuno di cui mi fidavo e lui ha confermato la storia di Helen. Helen e Kurt erano usciti insieme e la loro rottura coincideva con la relazione ormai pubblica di Rebecca e Kurt. Mentre parlavamo, la mia fonte si scusò per non aver notato il primo tradimento e per non avermi avvertito. Si offrì gentilmente di informarmi che il senior management della compagnia era stanco del dramma romantico che circondava GA e gli affari di Kurt e che si stava occupando di riscrivere le politiche aziendali riguardo le relazioni sul posto di lavoro e che Kurt era sulla corda molto sottile. Durante il divorzio e per i 2 mesi successivi ho assunto escort per il rilascio sessuale e sociale. Cindy Fox, il suo nome professionale, credo, e io uscivamo a cena o a uno spettacolo ogni 2 o 3 settimane e finivamo a letto per un paio d'ore a fare l'amore prima che tornasse a casa. Mi stava costando dei soldi, ma come ho detto, non avevo dove mettere il mio stipendio post-incentivo aumentato. Questa era la prima volta che pagavo per fare l'amore, almeno direttamente, ma non volevo tentarmi con una relazione occasionale. Quindi Cindy diventava la mia compagna ogni volta che l'impulso mi visitava. Divenne anche una parte integrante dei miei piani. Chiamai Helen e le dissi che aveva solo 2 compiti. Primo, darmi il programma di Rebecca per quando sarebbe stata fuori città per lavoro. Secondo, al momento giusto, avvicinare Kurt e chiederle di incontrarla in un luogo pubblico per ottenere una chiusura. Helen mi chiamò il giorno dopo. Rebecca sarebbe stata fuori città tra 2 settimane per 3 giorni e 3 notti. Helen contattò Kurt e organizzò di incontrarlo la prima notte del viaggio di Rebecca al lounge dell'Hyatt Downtown, solo per un drink e una conversazione, ma sono certo che Kurt pensava che avrebbe potuto concludere con Helen quell'ultima volta. Cindy rideva mentre le spiegavo la prima parte del mio piano, ma l'ho davvero scioccata quando ho esposto la seconda parte. Cindy, una delle ragazze che fa quello che fai tu prende mai una malattia sociale? Non sto parlando di roba mortale come l'AIDS, sto parlando delle cose curabili, come la sifilide. Certo, succede, ma raramente. Ci sono un paio di persone che conosco che accettano di fare l'amore senza protezione, ma cercano di essere caute e fanno pagare il doppio per il privilegio. Ci sono state un paio di queste ragazze che hanno dovuto essere trattate. Fammi un favore, per favore, fammi sapere quando una delle ragazze ha qualcosa da sacrificare. Le pagherò per fare l'amore senza protezione e ti pagherò come commissione di intermediazione. Stai scherzando, vero? Vuoi dare a questo ragazzo qualcosa? Niente di mortale, solo qualcosa per rovinare la sua notte di nozze. Tutto era pronto per la prima parte. Cindy mi ha raccontato i dettagli più tardi quella sera. Era seduta al bar nell'Hyatt Lounge, sorseggiando un Cosmopolitan quando Kurt è entrato e si è seduto accanto a lei. Naturalmente si sono scambiati sorrisi e Kurt ha ordinato uno scotch. Cindy indossava un tipico tailleur da lavoro e sembrava molto professionale, non quel tipo di professionista. Il cellulare di Kurt suonò quasi subito. Certo, Helen, capisco. Spero che tua madre stia meglio. Kurt riagganciò e si rivolse immediatamente a Cindy. Ciao, mi hanno appena dato buca perché la mamma della mia ragazza è malata. Posso offrirti un altro drink? Cindy regalò a Kurt un grande sorriso. Certo, posso gestire altri 2 drink, ma non cercare di ubriacarmi. Sono stata in viaggio per 2 settimane e non ho visto mio marito in tutto questo tempo. Una ragazza comincia a sentirsi eccitata. Cindy mostrò l'anello nuziale che avevo comprato in un banco dei pegni per l'occasione. Era come agitare un mantello rosso davanti a un toro. Kurt abboccò. Mi chiamo Kurt, è un piacere conoscerti. Bevvero e chiacchierarono per mezz'ora. Cindy fece in modo di bere quel terzo drink e fece del suo meglio per sembrare un po' brillante. Prima che finisse il suo terzo Cosmopolitan, Kurt faceva del suo meglio per sedurla con piccoli tocchi sul braccio e sulla gamba e conversazioni affascinanti, con abbastanza allusioni sessuali da cercare di scaldarla.
Cindy mi disse che era difficile non ridere di tutto lo sforzo che stava mettendo in questo, considerando che lei era pagata. Alla fine ne ebbe abbastanza della seduzione, finì il Cosmopolitan e lo invitò nella sua stanza. Kurt e Cindy fecero l'amore 2 volte nella sua stanza. Naturalmente, Kurt non sapeva che tutto veniva fotografato. Cindy lo cacciò fuori, dicendo che aveva bisogno di riprendersi e dormire, ma non prima di prendere il suo numero di cellulare. Poi, lei ed io guardammo le foto sul mio laptop. Le promisi che qualsiasi foto in cui potesse essere identificata sarebbe stata cancellata prima che la macchina fotografica o la scheda di memoria lasciassero la stanza. Anche dopo aver cancellato metà delle foto, ci restavano ancora alcune decine di Kurt che faceva l'amore con questa sconosciuta in piena regola. Era passato un altro mese prima del matrimonio e speravo che avremmo avuto fortuna prima che il mese finisse. Entro 2 settimane Cindy mi chiamò con la notizia. Una delle ragazze era malata di gonorrea. Avevo scoperto solo perché stava chiedendo a lei e a un'altra ragazza di coprire mentre prendeva la cura. Le avevi parlato della mia richiesta? Brevemente, è disposta a fare una conversazione, ma sii consapevole che è una mercenaria e probabilmente ti chiederà il doppio perché immagina che avrai difficoltà a trovare un sostituto. E la tua tariffa cambia? No, penso che abbiamo un accordo e tu mi tratti sempre bene, il che è vero perché le ho sempre dato una mancia extra di $100. Così Cindy ed io incontrammo questa giovane donna, nessun nome, lei insiste, e organizzammo i dettagli per la seconda parte. Questo mi costerà qualche migliaio di dollari, ma ne vale la pena. Cindy chiamò Kurt il giorno dopo. «Ehi Kurt, cara, sono Anne dell'Hyatt, ti ricordi di me?» «Come potrei dimenticare? Sei in città?» «Mi chiedevo se fossi pronto per il viaggio della tua vita». «Piuttosto pieno di te stessa. Abbiamo passato una bella serata quella volta. Ma cosa sei disposta a fare per renderla il viaggio della mia vita?» «Sono qui all'Hyatt con una collega. È una tipa sfrenata e, dopo quello che le ho raccontato, pensava che tu potessi gestirci entrambe stasera. Puoi liberarti?» «Certo». L'autostima di Kurt lo portò a credere che 2 donne avrebbero voluto fare l'amore con lui. «Ho solo bisogno di fare una telefonata veloce e sarò al bar». «Non al bar, vieni direttamente alla stanza 449. Ti aspettiamo qui, porta un po' di stoli fredda». Quando Kurt arrivò alla stanza 449, la nostra ragazza misteriosa era lì, ma niente Cindy. «Dov'è Anne?» chiese. «Anne ha ricevuto una telefonata da casa, suo figlio è malato ed è tornata nella sua stanza per aiutare suo marito a gestire la situazione. Ha detto che è la prima volta che lui si occupa da solo del bambino malato. Ma tu ed io possiamo cominciare». Cindy non si presentò mai, ma la nostra ragazza misteriosa fece del suo meglio per far dimenticare a Kurt l'altra donna. Dopo che lui se ne andò, alle 10, ci incontrò in un caffè locale e prese il resto dei soldi che le dovevo. Devo ammettere che mi sono sentito un po' meschino a fare questo a un ragazzo, ma lui è un tale idiota che, entro il tempo che se ne andò, quasi mi sentivo bene per quello che avevo fatto. Lei prese la busta e uscì dalla porta. Cindy mi guardò e alzò le spalle. «Ti avevo detto che era una mercenaria. Mi hai pagato per la notte. Vuoi andare a casa tua e fare l'amore?» Ho accettato e siamo andati a casa mia a fare l'amore. Ho aspettato fino alla settimana dopo il matrimonio e ho completato il mio progetto. Sia Rebecca che la sua azienda ricevettero delle buste per posta con indirizzi di ritorno falsi. Entrambe le buste contenevano una breve lettera e un set di foto. La lettera per Rebecca diceva: «Cara signora Harris, mi dispiace essere io a portarti queste brutte notizie, ma sembra che tuo marito e mia moglie si vedessero quando lei viaggiava nella tua città. Il detective privato che ho assunto per ottenere le prove mi ha fornito queste foto. Ho incluso solo quelle in cui appare il suo volto, così non avrai dubbi che sia lui. Non avrei informato te se non avessi ricevuto notizie dal mio medico che lei mi ha infettato con una malattia sessuale. Potresti voler fare un test. Firmato un marito dispiaciuto». La lettera al CIO diceva: «Gentile signore, pensavo che dovresti sapere che tipo di uomo impiega la tua azienda. Secondo mia moglie, l'ha rimorchiata in un bar, l'ha ubriacata e ha proceduto a trasmetterle una malattia sessuale. Non so se questa lettera arriverà a te
o se ti interesserà, ma starai attento a quel truffatore. Sembra non avere moralità. Firmato, un marito dispiaciuto. Le cose si misero rapidamente al loro posto. La famiglia di Rebecca annullò il matrimonio. Kurt fu licenziato e, a quanto pare, entrambi presero i farmaci. È utile avere un amico nel Dipartimento di Servizi Sanitari della contea. Ho continuato con la mia vita come al solito, a volte immaginando scenari di follow-up. In uno scenario picchio Kurt a sangue, in un altro fingendo di tornare con Rebecca, portandola in un paese straniero e poi lasciandola lì senza carte, passaporto e ceccia. Avrei potuto farlo se non fosse stato per l'immagine di sua madre e cosa le avrebbe fatto. Potrei essere stato così crudele con la mia ex moglie, ma non con la figlia della mia ex suocera. Non importa quanto possa essere stato arrabbiato con Rebecca, non avrei mai potuto fare del male a sua madre in quel modo. Ho perso interesse piuttosto velocemente, mentre il mio nuovo lavoro diventava più interessante e impegnativo. Questo fino al prossimo picnic di famiglia dei Simonelli. Zio Vin, il fratello maggiore di mio padre, era lì. Zio Vin è connesso, se capisci cosa intendo. Mi chiamò da parte per una chiacchierata privata. Brian, parlami del tuo divorzio, cosa è successo? Mi piaceva quella ragazza. Gli diedi la versione breve della nostra rottura. E tu cosa hai fatto a riguardo? Gli spiegai cosa avevo fatto per vendicarmi. È diabolico, ma non esattamente terra bruciata. No, zio Vin, ho fatto del mio meglio per mettercela alle spalle, prendere la strada alta, gli dissi, spiegando i motivi. Bene, e sono buone ragioni. Sai, quel tuo allenatore di baseball ti ha davvero aiutato. Zio Vin non era più o meno razzista quando si trattava di questioni razziali, ma trovava sempre divertente che un uomo nero dei bassifondi di Chicago avesse avuto tanto impatto sulla mia vita quanto mio padre. Se avessi seguito quel padre impulsivo che hai, non saresti l'uomo che sei oggi. Quante volte ho dovuto calmare tuo padre, altrimenti sarebbe finito morto o in prigione. Hai mai parlato con l'allenatore Price da allora? Solo un paio di volte. E non da quando ero al secondo anno di università. Dovresti cercarlo, lavora volontariamente al club ragazzi e ragazze giù a West Palmer. Fagli sapere cosa ha fatto per te. A un uomo piace sentirsi dire queste cose ogni tanto, ma ora vai da tuo padre, dagli un abbraccio e digli che lo ami. Ha bisogno di sentirlo anche lui. Zio Vin era un tipo strano. Ho sentito che molti lo temono, ma è sempre stato come un orsacchiotto con me. Segui il suo consiglio. Andai a vedere l'allenatore Price e mi convinse a iniziare a fare volontariato al club. Iniziai persino a uscire con sua nipote, una donna bellissima, ma quella è un'altra storia e dovrebbe essere pubblicata nella sezione romantica di Literotica. In altre parole, niente drammi, solo amore. Un'ultima cosa. Per il mio 30° compleanno ho ricevuto una cartolina di auguri da zio Vin. Diceva semplicemente: «Buon compleanno, nipote. Nessuno ride di un Simonelli». Sembra che un certo Kurt Harris sia stato trovato la notte precedente in un vicolo dietro al bar che frequenta. È stato vittima di una rapina, nulla di mortale, ma si è ritrovato con il naso rotto, alcune dita rotte, costole fratturate e 2 testicoli molto gonfi. Immagino che la sua cintura nera sia stata lasciata a casa quella sera. L'idea per questa storia è nata da un evento minore di recente. Kate ed io stavamo camminando lungo un sentiero di montagna quando un grosso Rottweiler è corso verso di noi e ha iniziato a ringhiare e abbaiare a meno di un braccio di distanza dalle mie parti intime, abbastanza sconcertante. Ho fatto del mio meglio per rimanere calmo, ordinando al cane di sedersi, ma ha continuato fino a quando i proprietari, 2 donne, si sono avvicinati. Una delle donne si è scusata mentre afferrava il collare del cane. L'altra donna mi ha guardato e ha solo sorriso, come se pensasse che fosse divertente. La mia reazione a quel sorriso è stata pura rabbia e ci è voluta tutta la mia forza di volontà per non cancellare quel sorriso dal suo volto. È strano come alcune persone pensino di poterla fare franca con quel tipo di comportamento, ma un giorno potrebbero incontrare qualcuno con meno autocontrollo. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!